Cari amici della finanza sul web, ben trovati nel terremoto. La puntata di oggi è una puntata un po' difficile perché la situazione non è mai stata così grave. Quello che ci attende nel futuro sono sfide davvero difficili, però è importante esserne consapevoli. Cominciamo con quella che sembra essere una buona notizia, cioè il 31 di questo mese, il 31 di marzo, scade lo stato di emergenza che non verrà prorogato e il Consiglio dei Ministri ha promulgato un DPCM per diciamo superare tutte le chiusure e tutte le limitazioni e tutti gli obblighi che ci hanno ammorbato per questi 2 anni. Dal 31 di questo mese non sarà più necessario il Super Green Pass per i lavoratori ultra cinquantenni, quindi di fatto scade anche l'obbligo vaccinale e non sarà necessario il Super Green Pass neppure per tutte quelle attività come spostarsi sui mezzi a lunga percorrenza o andare nei servizi, nei negozi, eccetera, per cui era stato previsto proprio per ricattare i cittadini e obbligarli a vaccinarsi. C'è però una clausola voluta fortemente da Speranza, che è una clausola di salvaguardia che prevede, in caso di aggravarsi della situazione, che il Green Pass possa essere immediatamente riproposto, immediatamente rimesso in vigore. E come ormai i giornali, nonostante la maggiore attenzione sia concentrata sulla guerra in Ucraina, comunque sui media inizia nuovamente a farsi strada il racconto terroristico sul Covid e ci dicono che i casi sono in aumento, che non solamente in Italia ma anche nel resto del mondo è arrivata una variante bis, cioè la Omicron bis, e che quindi bisogna stare attenti. Oltretutto la previsione da parte del sistema, e in genere queste previsioni sono più che altro programmi di azione, è quella che il Covid non ci abbandonerà, tant'è che la Germania ha acquistato opzioni per vaccini fino al 2029. Questa la dice lunga sul fatto che sappiano benissimo che l'immunizzazione non funziona e che quindi il Covid non è destinato a sparire, o perlomeno non è destinato a sparire dall'agenda politica. Ma il problema, la cosa veramente spaventosa a mio avviso, è che al di là della questione Covid, il Green Pass potrebbe addirittura trasformarsi in uno strumento indispensabile per la nostra vita, non solamente in funzione sanitaria, ma proprio per poter svolgere le attività di tutti i giorni. E questo è collegato proprio con quello che succede in Ucraina, proprio con la nuova guerra fredda che spacca il mondo in due. Perché? Perché ovviamente, come abbiamo detto tante volte su questo canale, questa nuova situazione paralizza la globalizzazione, cioè in questi ultimi 30 anni si è portato avanti un processo per cui, differentemente da come avveniva prima, le merci non vengono più prodotte in un paese principalmente per il mercato interno, ma vengono prodotte attraverso una catena che interessa molti paesi e ognuno ci mette un pezzo. Chiaramente nel momento in cui alcuni paesi, e cioè la Russia e la Cina, si staccano da questa catena, evidentemente tutta una serie di beni non può essere prodotta con gli stessi metodi. In particolare noi avremo carenza di energia e carenza di materie prime, oltre a carenza di derrate alimentari. E che cosa ci hanno detto i nostri governanti e le nostre istituzioni politiche e finanziarie? Visco, il capo, il governatore della Banca d'Italia, ha affermato che il fatto
di stabilire dei prezzi calmierati, quindi dei prezzi politici per un breve periodo, è una buona idea. Che cosa vuol dire questo? Innanzitutto vuol dire un totale rovesciamento di quelli che sono stati i dogmi che per 30 anni ci hanno ripetuto costantemente tutti gli esperti, tutti gli analisti, tutti i politici, e cioè che il mercato si regola da solo. Siccome è evidente che non è così e la guerra lo mostra in maniera plateale, e siccome non siamo in grado di sfamare, tra virgolette, con l'utilizzo del mercato tutta la popolazione, è necessario che, come durante la guerra con la tessera fascista, ci sia un fissaggio da parte dello Stato dei prezzi. Perché? Perché se le merci sono limitate, se tu lasci che sia il mercato a decidere, i prezzi diventano altissimi, ma soprattutto quelle poche merci disponibili, quella poca quantità di beni disponibile viene accaparrata da quelli che hanno più soldi, e tutti gli altri rimangono semplicemente a bocca asciutta. Questo non può essere accettato, perché porterebbe a una serie di sconvolgimenti sociali e di instabilità e rivolte politiche, e quindi Visco dice che tenere i prezzi artificiosamente bassi, quindi con la legge dello Stato che decide al posto del mercato quanto deve costare il pane, è sostanzialmente l'unico modo per consentire a tutti di portare a tavola il pane. Però c'è un corollario a questa cosa, cioè i prezzi calmierati, i prezzi prestabiliti, significano anche che non si può comprare di ogni bene quanto se ne vuole, ma se ne può comprare esclusivamente una certa quantità, e Draghi lo ha affermato. Ha detto che bisogna diversificare le fonti energetiche, trovare nuovi clienti che ci forniscano i beni che ci servono, l'energia, eccetera, eccetera, ma che comunque l'ipotesi di razionamento di una serie di merci è di fatto sul tavolo, anche se lui ritiene che non sarà indispensabile. Siamo stati abituati a sentirci dire all'inizio che una cosa è un'ipotesi, prima impossibile, poi improbabile, e poi dopo a trovarcela invece sul tavolo. Quindi che cosa sta dicendo Draghi e Visco, quindi i due dei massimi esponenti non solamente del mondo politico, ma del mondo che comanda realmente, cioè quello finanziario? Che dobbiamo prepararci a una situazione in cui il pane, la pasta, la carne, il latte, la benzina e tutta una serie di altri beni possono non essere abbondanti e non possono essere in quantità sufficiente per tutti, e quindi dovremmo, come durante il fascismo appunto, andare con la tessera per prendere quel tot di pane, quel tot di pasta, eccetera. Qui però c'è una questione ancora più preoccupante, cioè come gestire, quale tessera utilizzare. C'è già, vedete certe volte la fortuna, il Green Pass, che misteriosamente è stato attribuito, è stato messo in pancia al Ministero delle Finanze e non al Ministero della Sanità, è immediatamente convertibile in maniera che il cassiere che ti chiede di esibirlo non veda solo se tu hai fatto o meno la vaccinazione, ma veda anche se tu hai già comprato un chilo di pane e quindi non ne puoi comprare altro, oppure se tu non lo hai ancora comprato e quindi puoi acquistarlo, o se sei single e quindi ne puoi prendere solamente un chilo, o se hai 4 figli e quindi ne puoi prendere 4 chili. Quindi lo scenario in cui ci troviamo di fronte è letteralmente spaventoso, perché la situazione peggiore, ma che non è a questo punto, non è più fantascienza, è che la questione vaccino e la questione, quindi l'emergenza sanitaria e l'emergenza bellica e di rifornimenti si fondano, e quindi che il cittadino sia tenuto ad avere il Green Pass e senza di questo non possa neppure andare a fare la spesa, non possa più comprare neppure il pane, e ovviamente è interesse del potere e del sistema che
tutti gli obblighi siano racchiusi, cioè che attraverso questo strumento infernale il potere possa obbligarti letteralmente a tutto, a trattamenti sanitari sperimentali che abbiamo visto essere inefficaci, per esempio a non dire determinate cose perché se le dici il tuo credito sociale, come avviene in Cina, scade e tu non solamente non puoi prendere l'aereo, ma non puoi prendere neppure la pasta. Insomma, un sistema di controllo totale è quello che probabilmente stanno preparando per noi. Dobbiamo essere consapevoli di questo, dobbiamo muoverci immediatamente per prevenire questa eventualità spaventosa che rischia di verificarsi a breve, e in questo senso è essenziale che tutti gli uomini liberi, ma soprattutto tutte le menti, tutti gli intellettuali delle varie discipline del mondo libero, della libera informazione, si mettano insieme per elaborare una strategia di resistenza, perché ora più che mai è indispensabile. E a proposito di resistenza, vi ricordo che la Finanza sul Web sopravvive soltanto grazie ai vostri contributi. Mi rendo conto che dopo quello che vi ho detto è ancora più difficile spendere dei soldi per sostenere l'informazione quando forse ci troveremo in una condizione economica in cui sarà difficile senza la tessera comprare anche il pane, ma quelli che possono e che vogliono ci diano una mano, perché vogliamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Grazie.